Allora, cominciamo subito quindi. Questo è il primo evento di Potenziale Espresso Tech, quindi della comunità Tech, l'abbiamo voluta chiamare così perché non vogliamo escludere nessuno, tranne, dov'è Vittorio? Il marketing, giusto? È l'unica cosa che vogliamo escludere, no, stiamo scherzando, non escludiamo nessuno, però Potenziale Espresso Tech, quindi design, sviluppo, stampa 3D, intelligenza artificiale, tutto quello che vi viene in mente del mondo tech. Le prime persone che ci racconteranno qualcosa alla prima edizione sono Antonella Rotonda e Francesco Pagano, che anzi sono qua, quindi invitiamo subito sul palco, che ci parleranno di intelligenza artificiale da un'ottica diversa dal solito, poco mainstream, anzi molto, molto interessante. Io ho avuto modo di vedere le slide prima e quindi lascio a voi la parola. Allora, buonasera a tutti. Come hanno detto, siamo Antonella e Francesco, siamo una coppia nel lavoro, nello studio e nella vita. Siamo marito e moglie. La foto che vedete è di qualche anno fa, ma tenevamo che fosse questa la foto di presentazione, perché siamo in un posto particolare. Siamo nella sede di Google a Mountain View, in California. Tra le tante cose che facciamo, siamo organizer del Google Developer Group Nebrodi, che è il gruppo degli sviluppatori sulle tecnologie Google della provincia di Messina. Grazie all'Espresso Potenziale per questa bellissima presentazione. Grazie a tutti voi per essere qui. Sappiate che noi a 14 anni frequentavamo la scuola che c'è qui dietro il Duomo e ci siamo conosciuti lì. E allora l'informatica era qualcosa di particolarmente nuovo, non esisteva in Italia quasi nessuna facoltà e insieme andammo a studiare all'Università di Pisa, per cui vedrete che la laurea come dottore in scienze dell'informazione l'abbiamo tutte e due, l'abbiamo presa nello stesso periodo, perché oltre a fare il liceo insieme, abbiamo fatto tutto un percorso di studi dall'inizio della nascita dell'informatica fino ad oggi. Pensate che io ho 60 anni, il mio primo computer aveva un K di memoria, scrivevamo ciao e già era finita. Per tanto tempo ho insegnato nell'università qui a Messina, ho anche fondato insieme a Francesco una software house, quelle che sono le moderne start-up, che si occupava proprio di sviluppo di software. Abbiamo realizzato tantissimi progetti collaborativi con l'università e negli ultimi periodi ho frequentato anche gruppi internazionali con i quali abbiamo condiviso lo sviluppo di Android, lo sviluppo di Flutter. E l'ultima delle attività sulla quale mi sto concentrando è proprio quella di abituare sempre più ragazze a vedere la tecnologia come una forma amica di strumento di crescita, di raggiungimento dei propri obiettivi con un aiuto sempre più grande. Se all'inizio era difficilissimo far capire, io sono dottore in scienze dell'informazione, mi veniva detto, sai, sei una giornalista, perché era un qualcosa di totalmente nuovo. Adesso molte volte ma no, non la spiegare a me questa cosa, parla con mia moglie che lei ne capisce di più, il telefono lo gestisce lei. E quindi, in maniera molto pratica, c'è un'attitudine femminile più veloce nell'utilizzare quelli che si sono affermati adesso come processi tecnologici immediati. I bambini di 3 anni non hanno bisogno che gli si spieghi niente. Man mano che si cresce perdiamo un pochino questa capacità. Allora c'è bisogno di rafforzare maggiormente il rapporto che abbiamo con la tecnologia. E quindi il progetto delle Women Tech Makers
Siamo all'incirca 2000 ambasciatrici sparse in tutte le parti del mondo e ci frequentiamo praticamente ogni giorno per realizzare degli eventi che siano inclusivi al massimo. Una delle cose che metteva in evidenza prima è quella di creare siti, bellissime app che siano accessibili, che siano gradevoli, facilmente utilizzabili. Si è nelle condizioni adesso di creare cose che non hanno bisogno di enormi manuali di spiegazioni. Per cui l'impegno è anche sviluppare con dei framework, dei software. Uno di questi è Flutter, non so se qualcuno di voi lo conosce. Perfetto. Che ha un motore grafico sotto estremamente potente e consente anche di realizzare in breve tempo delle bellissime interfacce. Quindi anche su Messina trovate una community che sviluppa in Flutter. Quindi anche lì come organizer abbiamo dato vita a quest'altra community. L'altra community grossa che è partita moltissimi anni fa e che all'interno dei gruppi di sviluppatori Google, geograficamente distribuita in tutto il mondo, vede anche qui la sua sede a Messina. E la trovate registrata come GDG Nebrodi, perché la fondazione è avvenuta a Sant'Agata di Militello e copre tutta la fascia tra Catania, Enna e Palermo. Quindi tutta questa localizzazione la trovate lì. Nel prossimo evento che faremo, che la community si riunisce in una delle DevFest più grandi che ci sono nella Sicilia e viene denominata DevFest Mediterranea, proprio perché ha assunto valore internazionale il Mediterraneo al centro di tutto quello che è il crocevia delle nazioni. Sul sito devfest.com trovate tutte quelle che sono state le conferenze degli anni passati. E prima si diceva vogliamo che la Sicilia diventi centro di comunicazione internazionale. Nel 2019 vado a un summit a Varsavia e incontro tra le Women Tech Makers una ragazza che ha realizzato, utilizzando tutta la potenza di calcolo di Google, il record mondiale per il calcolo delle cifre che seguono pi greco dopo la virgola. Ogni anno questo record viene aumentato ancora. Allora io insieme alla professoressa Fazio, che è un'altra Women Tech Makers qui a Messina, ci avviciniamo e le diciamo: ma ti piacerebbe venire in Sicilia? E lei: sì, certo, è bellissima la Sicilia. Per cui l'abbiamo ospitata e abbiamo avuto, non dico il pienone, però c'erano circa 1200 persone che sono venute per la DevFest e ogni anno i nostri numeri sono questi, per cui abbiamo bisogno di spazi molto grandi. Praticamente prendiamo tutta la città di Sant'Agata di Militello ogni volta e questi speaker vengono da tutte le parti del mondo. Quindi a dicembre non prendete impegni, 11, 12 e 13? 12, 13, 14. 12, 13 e 14. Quindi per questo evento che sarà proprio di comunicazione, con speaker anche in linguaggio inglese, così potrete avere la possibilità di fare molte più domande. Adesso è il turno di Francesco. Ha detto tutto mia moglie, che parlo a fare io? No? Allora, no, semplicemente per presentarmi. Come vedete, sono abbastanza monotono. Ho preso una laurea in scienze dell'informazione, che è il vecchio nome di informatica, poi ho preso un'altra laurea in informatica, poi ho preso un PhD in informatica, in computer science, sempre la stessa cosa. Docente da tanti anni, sono docente di ruolo dal 92, ho insegnato per oltre 20 anni all'università, sono uno sviluppatore, sono uno start-upper, curo molto, cioè mi piace far distribuire alla comunità un po' di quello che ho ricevuto e quindi
sono un organizer del GDG Nebrodi di cui abbiamo parlato, sono un organizer di Flutter Messina e sono colui che organizza uno dei 2 Linux Day che ci sono a Messina ogni anno. L'abbiamo appena fatto al Verona Trento. Tutto qua. In questo talk andiamo a guardare in maniera un po' critica all'intelligenza artificiale. Quindi, cos'è? Simulazione dell'intelligenza umana. Quindi è una simulazione che noi facciamo attraverso il digitale, attraverso tutti i dispositivi digitali che potete immaginare. Ma siamo noi che li programmiamo per imparare, per elaborare, interagire ed agire nel mondo reale. Quindi non soltanto sono in relazione, ma adesso agiscono nel mondo reale. E quindi questa sarà una sessione di lavoro insieme a voi per svilupparla in una maniera un po' più critica. Quando si comincia a parlarne, il 1943 è il periodo dove in Europa ci sono le guerre e si comincia ad avere sempre, durante i periodi di guerra, i fondi necessari per poter cominciare a elaborare quelli che erano i messaggi che venivano mandati dalle spie nemiche per cercare di intercettarli. In quel periodo Alan Turing formula la sua bellissima macchina che comincia così a decrittare sempre più velocemente questi messaggi. Non so se l'avete già incontrata studiando in università, è uno degli automi più importanti che ci ritroviamo. Allora da lì cominciano i primissimi studi su questo che è il meccanismo di mandare su un qualcosa di digitale quello che l'umano fa con molta fatica. E lui comincia a formulare una prima tesi. Dice, ma io come faccio a capire se dall'altro lato, inviando un messaggio, mi sta rispondendo un umano oppure effettivamente una macchina? Allora solo a quel punto, se io non riesco a distinguere quale delle due entità sia, posso dire che quella è una macchina intelligente. Quindi il fatto di pensare, il fatto di dire che una macchina può pensare, è questo il test che lui si pone. E una delle cose che vi consiglio di andare a vedere è un bellissimo film, The Imitation Game. È fantastico, spiega un po' tutta la storia di cosa è successo. Da parte mia sempre un tributo ad Alan Turing per tutto quello che ha dovuto soffrire, per il suo gender, per cui come Women Tech Makers ci battiamo moltissimo per l'inclusione. Quindi questa, una persona genialissima che ci ha regalato il mondo così come lo conosciamo oggi, torturato e picchiato nei peggiori dei modi. Da lì in poi il termine intelligenza artificiale viene coniato per la primissima volta nel 1958. Questo termine spunta da John McCarthy. Poi, visto che era un periodo difficile per avere dei finanziamenti di sviluppo in queste direzioni, mentre c'erano tutte le ricostruzioni, tutto, il mondo non è sempre costante sulle varie mode, per cui l'AI non fa molta strada. Dobbiamo aspettare un po' di tempo quando la macchina comincia a vincere la prima partita di scacchi. Allora lì l'interesse ritorna di nuovo e quindi il sistema di IBM, il Deep Blue, vince con Kasparov e partono tutti i finanziamenti a raffica. Si vede lì l'interesse economico. Allora se c'è l'interesse economico partono anche i finanziamenti per i centri di ricerca e le università. Fino ad arrivare ai giorni nostri, in maniera brevissima ho cercato di ricapitolare un po' quello che era successo, dove gli algoritmi di deep learning e quella che è l'elaborazione del linguaggio naturale, pensata da Alexa che riceve e scambia informazioni in maniera naturale,
ci consentono di addestrare in continuazione tutto quello che è il sistema delle intelligenze artificiali e quindi possiamo raggiungere in qualche modo l'equivalente del ragionamento del cervello umano, delle nostre sinapsi. Certo in maniera sempre molto elementare, però ci siamo molto vicini. La prima cosa, machine learning, la capacità delle macchine per imparare dai dati inseriti. Quindi io fornisco l'addestramento attraverso i dati inseriti. Questo addestramento però ha bisogno di essere perfezionato, quindi vedremo poi anche il deep learning, che dà alla macchina la possibilità di procedere in autonomia. Il riconoscimento del linguaggio naturale, la computer vision, perché molte delle attività che l'intelligenza artificiale riesce a intraprendere hanno bisogno del riconoscimento degli oggetti, delle immagini. Altrettanto la robotica e tutti i dispositivi smart, per cui anche tutto quello che è un piccolissimo dispositivo, un Raspberry, una infinitesima scheda all'interno di un vostro telefono, sono in grado di eseguire rilevamenti. Ci sono sensori che sono piccoli quanto uno spillino e hanno la capacità di rilevare, fornire dati, fornire informazioni alle intelligenze artificiali. Generalmente parliamo di intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale è una raccolta, è tutto ciò che serve per imitare il cervello umano. All'interno dell'intelligenza artificiale abbiamo il machine learning, quindi la capacità che le macchine hanno acquisito di imparare dai dati e che ha portato poi al deep learning, ovvero la capacità delle macchine di imitare completamente, di comprendere anche il parlato e di poter costruire delle frasi per risponderci. Parliamo di deep learning. È ovvio che quando parliamo di intelligenza artificiale non stiamo parlando di un pensiero compiuto, non è un filosofo, è semplicemente una macchina che effettua delle operazioni matematiche. In particolare nel caso di una rete neurale si compone di una serie di neuroni che sono collegati tipicamente in tre strati: lo strato di input, lo strato interno, quello nascosto, e quello di output. Questi neuroni tra di loro sono collegati tramite archi e a questi archi vengono assegnati dei pesi che indicano la correlazione che c'è tra i vari concetti che stiamo analizzando. Questo in maniera proprio molto semplice e banale. Sicuramente voi, soprattutto se state studiando data analysis, ne sapete molto più di me. Come siamo partiti? Siamo partiti in questa maniera qua, i filtri bayesiani. Nei filtri bayesiani abbiamo una retta e vogliamo semplicemente dividere i buoni dai cattivi. Il classico esempio è spam e non spam. Quindi che cosa facciamo? Utilizziamo una retta e vogliamo inclinarla in maniera da avere tutti i buoni da una parte e tutti i cattivi dall'altra. Semplicemente andando ad analizzare la distanza che c'è tra i risultati e la nostra retta, continuiamo a muovere questa retta fino a trovare l'inclinazione adatta per massimizzare questa separazione. Dico massimizzare perché ovviamente si tratta sempre di un calcolo statistico e quindi probabilmente non raggiungeremo mai la perfezione. Avremo una buona approssimazione. Se utilizziamo soltanto una retta, è difficile riuscire in alcuni casi a separare la classificazione. Allora ci conviene utilizzare invece una curva. Quindi non più un'equazione di primo grado, ma un'equazione di grado superiore. Questo discorso della curva diventerà poi un iperpiano nel momento in cui ci spostiamo da 2 dimensioni a n dimensioni. Quindi sono gli input che andiamo a ricevere. Però il concetto è sempre lo stesso, non facciamo altro che deformare iperpiani
in maniera da tenere da una parte i buoni, dall'altra i cattivi. Tutti i calcoli matematici, tutti i calcoli che si basano semplicemente sull'analisi. Ci sono due concetti ovviamente molto importanti quando si ha soprattutto un'intelligenza artificiale per la classificazione, che sono la precisione e il recall. La precisione ci dice è il rapporto che c'è tra i veri positivi e i risultati attuali, o, se vogliamo, i veri positivi fratto i veri positivi più i falsi positivi. Recall, stessa cosa. Veri positivi fratto i risultati previsti, o i veri positivi fratto i veri positivi più i falsi negativi. L'accuratezza, scusate ma c'è una zanzara che ha deciso di darmi il tormento, l'accuratezza sono i veri positivi più i veri negativi fratto il totale. Quindi ecco che abbiamo un grafo in cui andiamo a vedere le predizioni, l'attuale, ed ecco che abbiamo le 4 possibilità. In questa slide mi sono voluto concentrare un attimo su un concetto che non è più tecnico, o perlomeno non è soltanto tecnico. Possiamo comprendere come fa un'intelligenza artificiale a prendere una decisione? E la risposta è ni, perché anche se ci sono degli studi che stanno andando a cercare di capire perché una rete neurale prende una decisione, in realtà la rete neurale è basata sul principio delle black box. Quindi noi sappiamo, gli diamo in pasto normalmente un dataset di addestramento, ci riserviamo un dataset di controllo, vediamo se il dataset di controllo, le previsioni del dataset di controllo sono rispettate, se non sono rispettate facciamo una backpropagation dell'errore e aggiustiamo quegli iperpiani, quei pesi per meglio dire, di cui parlavamo poc'anzi. Però in realtà è difficile capire che cosa avviene dentro la black box. Quindi, se noi dovessimo per esempio utilizzare l'intelligenza artificiale come se fosse un giudice, cioè mandiamo a casa i giudici del tribunale e mettiamo un'intelligenza artificiale. Nel momento in cui l'intelligenza artificiale prenderà una decisione, dirà colpevole oppure non colpevole, saremo in grado di ricostruire il meccanismo, il pensiero che ha portato a questa decisione? In questo momento la risposta è no. Ripeto, ci sono degli studi, c'è tutta una branca che cerca di andare a comprendere quali sono i meccanismi, ma in realtà, essendo una rete neurale plastica in continuo divenire, non riusciamo a capire perché quei pesi che sono stati messi in quel momento portano a questa decisione. E quindi si sollevano dei problemi etici, non più problemi tecnici. Siamo sicuri che possiamo affidare determinate decisioni all'intelligenza artificiale? Ripeto, è sempre un calcolo probabilistico, quindi nel momento in cui affidiamo la vita di una persona, il benessere di una persona ad una macchina, ecco che nascono questi problemi etici. E nasce l'intelligenza artificiale generativa come risposta a un bisogno di andare sempre più veloci, essere sempre più performanti. Quindi moltissime delle interazioni che si hanno spesso sono dovute a un chatbot. Una delle domande importanti: questa ragazza è reale oppure no? Eva Murati, sapete chi è? È un'attrice totalmente reale, che però ha una sua storia, ha fatto un suo film totalmente virtuale. Quindi esistono ormai possibilità di creare in maniera perfetta personalità realmente esistenti, totalmente virtuali. Le applicazioni che vi consiglio di provare. E quindi gli assistenti virtuali ormai li conoscete tutti quanti, i suggerimenti per le preferenze, veicoli autonomi. Andate a vedere Deep Race, è una gara che si svolge in tutto il mondo dove ciascuno di voi può configurare
il proprio veicolo autonomo. Io l'ho fatta per qualche anno, la mia macchinina era nella 30ª posizione mondiale, quindi questo andavo fiera, e vi accorgerete che i parametri che servono per guidare un'automobile sono entropia, momento angolare, sono tutte funzioni matematiche. Per cui vanno aggiustati questi parametri in maniera esatta per evitare che la macchina vada a sbattere. Ed è uno dei modelli più belli che possiate imparare, perché vi divertite un sacco e capite come funziona un veicolo a guida autonoma. Personalmente ritengo che tenere un neopatentato in un veicolo autonomo è molto molto più sicuro che lasciargli guidare la macchina da solo, dopo averle sperimentate e dopo aver visto anche accanto a me delle macchine che guidano da sole. Quindi le ritengo molto affidabili. Assistenza sanitaria. I progressi che abbiamo fatto lì sono importantissimi e funzionano, credetemi, funzionano molto bene. Sicurezza informatica, lì c'è lavoro per tutti, c'è bisogno di sicurezza informatica, ma soprattutto di persone che stiano dietro ai sistemi di intelligenza artificiale. Posso dire a un sistema di intelligenza artificiale, attraverso un browser, guarda, l'utente riceve un messaggio, quel messaggio vai nella sua mail e conferma l'OTP e fai un bonifico su questo conto corrente. Si può fare con l'intelligenza artificiale? Sì, si può fare. Per cui lì i problemi di etica sono molto importanti. Pensate che dobbiamo gestire tutta questa serie di problemi. L'intelligenza artificiale è velocissima, gli esseri umani vanno troppo a rilento per essere in grado di governarla. Se siete studenti di informatica non ve la leggo neanche questa slide, anche perché questa è una presentazione di qualche mese fa. In pochi mesi già è cambiato. Per esempio parliamo di ChatGPT, ma sappiamo che ChatGPT è soltanto quello che ha dato la stura alla nascita di tutti questi chatbot, di questi LLM. Io personalmente, per esempio, preferisco usare Claude, mi sembra che per alcuni ambiti abbia un pensiero più completo. Ma c'è Gemini, essendo Google Developer Group dobbiamo parlare di Gemini, ma soprattutto, ma ne parlerò dopo, mi interessa il fatto che ci siano degli LLM che sono open source e che in questo momento sono particolarmente attrattivi per il contesto storico attuale, perché un LLM open source ci dà determinate garanzie che invece i modelli a scatola chiusa, come possono essere ChatGPT, piuttosto che Gemini, piuttosto che Claude, non possono dare. Avevo fatto semplicemente un elenco in cui c'erano le principali intelligenze artificiali, sempre con in mente il fatto che l'intelligenza artificiale è qualche cosa in senso lato, che può fare qualunque cosa. C'era DALL-E, adesso da qualche tempo per esempio abbiamo Nanobanana di Gemini, che forse ha superato DALL-E, ma è un continuo sorpasso e controsorpasso delle varie tecnologie. La cosa importante per quanto mi riguarda è che siamo tornati, un po' come diceva mia moglie, come nel periodo della guerra fredda. Nella guerra fredda c'era la competizione USA e URSS, Unione Sovietica, e c'erano soldi. Adesso c'è una competizione per quanto riguarda gli LLM, ci sono soldi. I soldi portano sviluppo, però è uno sviluppo che se non è controllato può portare anche a uno sviluppo sbagliato, a risultati sbagliati, a qualcosa che non sia etico. Ecco, noi ci stiamo concentrando molto sul discorso dell'etica. Per quanti di voi fanno gli sviluppatori, ormai sapete che l'intelligenza artificiale è utilissima per sviluppare codice. Io insegno a scuola, ho dovuto eliminare alcuni strumenti perché c'era per esempio l'ambiente di sviluppo che usavamo a scuola online, no? Quando mi viene il nome ve lo dico,
Purtroppo, appena scriveva il testo del problema, tirava fuori la soluzione. Grazie. Ma così non si impara a programmare. L'intelligenza artificiale deve diventare uno strumento, non può essere demandato tutto all'intelligenza artificiale, perché sappiamo che l'intelligenza artificiale prende degli abbagli, ha le visioni, le famose visioni, scusate, ma la zanzara ha le allucinazioni, sbaglia le previsioni, si inventa le cose, e per quello che dicevo prima, per il principio della black box, non possiamo capire perché le ha prese. È uscito recentemente uno studio in cui hanno verificato l'affidabilità di un'intelligenza artificiale nelle diagnosi mediche e hanno valutato che circa il 70% delle diagnosi era sbagliato. Ora, io ho forti dubbi sulle metodologie che sono state utilizzate per fare questi test, perché voi sapete bene perfettamente che per esempio c'è la temperatura, che è uno dei parametri che va settato per evitare le allucinazioni. Quindi sarebbe interessante prendere il dataset che loro hanno analizzato, riprovare il test andando a modificare i vari parametri degli LLM e vedere se il ragionamento porta ancora a risultati sbagliati o meno. Di sicuro, se ho il dubbio di avere un tumore, non voglio che sia l'intelligenza artificiale a darmi la conferma. L'intelligenza artificiale può segnalare, può aiutare il medico, ma la diagnosi voglio che la faccia il medico, un medico competente possibilmente. Io insisto con i miei studenti sul fatto che l'intelligenza artificiale si può utilizzare. In questo momento io non ho portato il mio computer perché ho lanciato un refactoring di un codice che ho scritto io, che era diventato troppo lungo, e ho chiesto all'intelligenza artificiale di estrapolare delle classi e metterle fuori. Quando finirà questo lavoro, io però vado a controllare quello che ha fatto, lancio dei test per controllare che non siano stati introdotti degli errori, e non mi fido semplicemente a scatola chiusa di ciò che è stato fatto. Ma questo lo posso fare soltanto se ho delle competenze che ho acquisito prima. Quindi ormai si dice il programmatore non serve più. È vero, il programmatore non serve più, serve lo sviluppatore, cioè colui che riesce ad analizzare un problema, riesce a parlare con l'LLM, a descrivere esattamente in maniera da generare una soluzione, ma che poi abbia anche le competenze per verificare se questa soluzione soddisfa i requisiti e che se non introduce invece dei comportamenti anomali. In maniera critica, siete a favore o siete contro le intelligenze artificiali? Dobbiamo valutare bene bene ogni volta cosa affidiamo, quali dati immettiamo, quali sono i risultati che ci aspettiamo. Ovviamente le intelligenze sono molto efficienti nel tirarci fuori report, biografie in maniera velocissima. Sono spinta a un'innovazione sempre crescente, vanno avanti prendendo delle decisioni in maniera autonoma, quindi gli agenti agiscono autonomamente e i servizi migliorano, di volta in volta migliorano, soprattutto per quelle persone che hanno saltato la fase di digitalizzazione, quindi persone anziane che hanno difficoltà solitamente a pigiare tasti, cominciano adesso a parlare a un'intelligenza artificiale e a ricevere le risposte. Quindi in questo caso sì, ma i contro, se non riusciamo a gestirle correttamente, l'automazione, perdiamo posti di lavoro? Siete d'accordo su questo? Sì? No? Secondo voi? Si trasformano. Sicuramente c'è una spinta verso l'alto. I lavori di basso livello scompariranno, sia i lavori manuali che quelli ripetitivi. Tramite robot, per esempio, lo spazzamento delle strade è inutile che mettiamo delle persone a spazzare, metteremo dei robot, costano molto meno del lavoro manuale. Programmatori, diciamo prima, scompariranno. Faccio prima a interagire con un chatbot
descrivendo il problema, prendere il codice e poi eventualmente ritoccare il codice, molto più veloce di quanto riesco a scriverlo io manualmente. Il mio consiglio è sempre di andare verso l'alto, quindi non più programmatori che io definisco ultima ruota del carro, ma sviluppatori, quindi capacità di analisi e di progettazione, e così via. E uno dei più gravissimi problemi che abbiamo è la dipendenza dall'intelligenza artificiale, per cui smettiamo di pensare noi e deleghiamo il pensiero all'intelligenza artificiale. Quello è il più grave di tutti. Quindi in questo talk l'idea era proprio di vedere in maniera critica in quale direzione stiamo andando. È una battaglia uomini-macchine. Le macchine sono tantissime. Quanti device ha una persona per sé? Almeno una decina? È in grado di gestirli e di comandare su tutti questi device, oppure sono i device che sono il nostro sensore? Noi siamo da sensori man mano, arriva uno squillo sul telefono e il telefono ci ha usato come sensore perché andiamo a vedere. Si è invertita la posizione. Questa è una slide che però saltiamo perché ormai credo che si sia fatta una certa ora e quindi... Sì. Però era interessante, cioè abbiamo fatto un esperimento. Siamo andati dall'intelligenza artificiale e gli abbiamo detto: dimmi perché l'intelligenza artificiale è una cosa buona. Da un'altra intelligenza artificiale, dimmi perché l'intelligenza artificiale è una cosa cattiva. E ci siamo fatti generare le risposte. Dopodiché queste risposte le abbiamo passate a Synthesia per creare un video in cui venivano esposte. È stato simpaticissimo perché il video pro intelligenza artificiale è stato generato correttamente. Il video contro l'intelligenza artificiale Synthesia si è rifiutato più volte di farlo. Tanto che la prima volta pensavo che si fosse rifiutato perché avevo utilizzato un termine che poteva essere equivoco, poteva sembrare che ci fosse una discriminazione. Al che ho tolto la parola, l'ho fatto generare, niente. Non c'è stato verso di convincere Synthesia a generare un video contro l'intelligenza artificiale. Probabilmente ci sarà un guardrail, voi sapete che l'intelligenza artificiale ha dei guardrail, ci sarà un guardrail che gli impedisce di andare contro se stesso. Si parla sempre più di algoretica ed è importantissimo che ci sia per cercare di mantenere sempre la massima trasparenza su quello che stanno facendo le intelligenze artificiali, avere sempre un metodo per poterle governare e per controllare anche le decisioni che prendono gli algoritmi. Quindi, man mano che procedono, parallelamente noi dobbiamo controllare le decisioni che vengono prese. Per cui questo, nei sistemi di giustizia predittiva o nella selezione del personale, tutti gli HR che in questo momento sono stati licenziati in blocco, sostituiti, a che livelli ci porterà? È importantissimo che ci sia questo controllo. Credo che il concetto sia abbastanza chiaro. Intelligenza artificiale per noi sì, per qualcun altro è un rischio, è un pericolo. Tra l'altro ci sono persone molto autorevoli che pensano che possa essere un rischio. E può diventarlo. Non dico che arriviamo a Matrix o a Terminator, però potrebbe anche esserci il rischio di andare a generare una nuova razza che possa prendere il nostro posto. Sembra un po' la storia del primo film di Star Trek, Voyager, per chi l'ha mai visto. Vi chiedo semplicemente un attimo perché vogliamo parlare vogliamo inquadrare l'intelligenza artificiale in un momento storico particolare che è quello che c'è in questo momento. Un contesto di scontro uno scontro mondiale tra Russia, Stati Uniti, Europa, Gaza, Israele. Ormai è un momento in cui sono venuti meno alcuni principi che pensavamo fossero stati acquisiti, la pace, la collaborazione, il commercio mondiale e quant'altro. E invece c'è un ritorno a determinate ideologie che pensavamo superate da un pezzo e che stanno avendo un impatto anche dal punto di vista socio-economico.
In particolare, in questo momento, l'Europa ha scoperto che non ha sovranità digitale. Cioè, in questo momento, le nostre intelligenze artificiali, quelle che utilizziamo, sono tutte americane. Il cloud è tutto americano. Io ho fatto una presentazione e ho fatto vedere il numero di server che ci sono nel cloud di Google, di Microsoft. Chi di voi sa qual è il cloud per numero di server più numeroso nel mondo? Amazon. Secondo? Azure. Microsoft. E terzo Google. Invece tante volte uno pensa a Google, no, ce ne sono di molto più grandi. E quanti computer mediamente hanno questi colossi? Lo avete idea? Qualche milione. Lo sapete quanto ne ha il principale fornitore di cloud europeo? 38.000. Questo per darvi un'idea della inadeguatezza dell'Europa nei confronti di altri paesi. Cosa che prima non ci interessava perché avevamo delegato il cloud agli Stati Uniti, la produzione di chip all'estremo oriente e così via. Nel momento in cui invece stanno tornando in auge i nazionalismi, ecco che anche l'Europa ha necessità di essere autosufficiente. Autosufficiente sul cloud, autosufficiente sull'intelligenza artificiale. Quindi, così come è stato varato il programma Rearm Europe, in cui sono stati stanziati una marea di soldi per le armi, sono stati stanziati un bel po' di soldi, circa 200 miliardi, per il potenziamento del cloud europeo e dell'intelligenza artificiale europea. Un problema, sicuramente, ripeto, lo conoscete tutti, però giusto per chiarirci le idee. Se a un certo punto io voglio utilizzare un LLM per farmi aiutare nella diagnosi di una malattia, devo mettere dentro questa intelligenza artificiale le analisi cliniche del paziente. Queste analisi cliniche del paziente a chi vanno a finire? Come verranno utilizzate? Chi ci garantisce che dall'altra parte venga rispettato, per esempio, la normativa europea in tema di protezione dei dati personali, il GDPR, che è sicuramente uno dei più avanzati del mondo? Nessuno. Ecco quindi che incomincia a diventare importante che i server che ospitano i dati e che ospitano quindi anche l'intelligenza artificiale siano locati in Europa, su server che devono obbligatoriamente rispettare le normative europee e che possiamo controllare. Quindi, in particolare, come facciamo a recuperare questo gap? Partire da zero siamo troppo indietro. L'unico modo che possiamo utilizzare, secondo me, in questo momento, è utilizzare dei modelli europei, per esempio Mistral, e soprattutto che siano open source. Addirittura DeepSeek, che è un modello cinese, ma è open source, quindi abbiamo la possibilità di analizzare il codice e eventualmente modificarlo, adattarlo, ma soprattutto abbiamo la sicurezza che un domani non ci possano interrompere un servizio. In questo momento, se Anthropic piuttosto che OpenAI decidessero di interrompere il servizio, noi saremmo completamente senza nessuna coperta. Come vi dicevo, ci sono tanti soldi che potrebbero essere intercettati anche qua a Messina e in Sicilia in generale. In particolare abbiamo lanciato questa iniziativa che è Invest AI Me, che serve per creare un network di persone che lavorano con l'intelligenza artificiale e sull'intelligenza artificiale per vedere di creare dei progetti che possono sfruttare questi bandi europei. Siamo ancora all'inizio, quindi non abbiamo ancora definito degli obiettivi, delle strutture, siamo soltanto nella fase di raccolta delle persone interessate. Siete caldamente invitati, se pensate di poter lavorare in questo settore, di contattarci e vedere se di collaborare in questo progetto. In questo momento cosa stiamo cercando di fare? Perché siamo qui al Potenziale Espresso? Perché questo è un luogo di aggregazione. Il primo passo è sicuramente conoscersi, perché a Messina abbiamo tante professionalità, abbiamo tanti centri di ricerca, però siamo isolati, ognuno di noi non conosce gli altri, quindi il primo passo, e in questo rendo merito a chi ha organizzato, è quello di fare incontrare quelli che dovrebbero essere gli stakeholders,
quindi quelli che sono interessati a collaborare, perché la soluzione, soprattutto al sud Italia, dove non abbiamo grosse infrastrutture, non può essere altro che la community. E sfruttare le conoscenze, le competenze che abbiamo anche in questa città. Abbiamo una buona università, abbiamo tanta gente che viene anche dall'estero a studiare qui, apporta una mentalità aperta. Ciò che ha reso grande, per esempio, le aziende tecnologiche in America è stato proprio questo. Noi abbiamo un figlio che lavora in Amazon Web Services e ci sono il 60% di indiani, il 40% di cinesi, dice 60 e 40 fanno 100, tuo figlio non è né cinese né... Sì, è lo 0, di europei. Però questa diversità è servita, ha portato sviluppo, ha portato nuove idee. Ecco, questo lo vogliamo replicare in piccola scala anche qua a Messina. Grazie. Non so se qualcuno ha domande oppure se eventualmente, tanto noi ci fermeremo anche dopo, chi vuole si può avvicinare anche dopo. Hello. So, supposing I have an open source model, such as Mistral AI or DeepSeek, is it, by any chance, is there a way to remove any censorship so that I can ask questions about cybersecurity or like how to hack? Se abbiamo i sorgenti, banalmente possiamo fare tutto ciò che vogliamo. Tenete presente che un LLM si compone sostanzialmente di due parti. La parte, diciamo così, il motore, che è il software, e invece i pesi, che sono la parte plastica, che continua a modificarsi nel tempo. Se vogliamo installare un LLM open source, per esempio in locale, possiamo usare Ollama, che è uno strumento che installa sulla nostra macchina fisica l'LLM che decidiamo. Per esempio sul mio computer in questo momento gira sia Mistral sia DeepSeek. Ma che cosa occorre fare per portare da un sistema a un altro? Prima di tutto bisogna avere un repository. E per esempio c'è Hugging Face che fa esattamente questo. Hugging Face è il GitHub dell'intelligenza artificiale, quindi contiene i modelli, contiene i dataset e contiene anche gli spaces, che sono il posto dove mostrare ciò che abbiamo prodotto. Quindi quello che posso fare è scarico Mistral piuttosto che Gemma. Ecco, Gemma è la controparte di Gemini in open source. Se voglio, posso anche andare a modificarla, posso eliminare qualsiasi vincolo c'è. È ovvio che non è che è una cosa che faccio, mi siedo e in 5 minuti lo faccio. Stiamo parlando di migliaia e migliaia di, se non milioni, di righe di codice e occorre avere delle competenze molto alte. Però certo, posso eliminare i guardrail se voglio, ma i guardrail possono essere modificati anche banalmente modificando la temperatura quando andiamo a fare l'interazione con il chatbot. Quindi serve una GPU anche di nuovo? Questa è una domanda interessante. Cioè, per installare localmente un LLM mi serve una GPU? La risposta è no. Con Ollama è possibile far girare gli LLM anche senza GPU. Io per esempio l'ho installato sul mio notebook che ha una scheda grafica Iris Xe di Intel con memoria condivisa, quindi non è adatta per calcoli, non ha la VRAM per intenderci. Però con Ollama utilizza la CPU al posto della GPU, diventa di una lentezza esasperante, però può essere utilizzata anche senza GPU. È ovvio che se devo andare a utilizzarla in maniera concreta ho bisogno di macchine adeguate. A Linux Day ho fatto un intervento proprio su questo, proprio per far vedere un confronto tra 3 LLM open source che sono Mistral, Llama, o Lama, come lo volete chiamare, quello di Facebook, e ho fatto vedere che ciascuno di questi ha una richiesta differente. In particolare Mistral, che è quello su cui ci stiamo concentrando in questo momento. Ci stiamo concentrando in questo momento su Mistral per 3 motivi. Primo, perché è europeo. Secondo, perché è open source. Terzo, perché è ottimizzato per poter per poter funzionare con risorse basse. Un'ultima nota su questo. Tutti quanti voi sapete che cos'è DeepSeek.
Che cosa è successo? Embargo degli Stati Uniti verso la Cina per i processori Nvidia. Quindi la Cina non poteva più importare i processori di ultima generazione. Risultato ottenuto, risultato previsto, bloccare l'intelligenza artificiale cinese. Risultato ottenuto, hanno dovuto fare di necessità virtù e hanno creato dei motori di ricerca che chiedono molte meno risorse rispetto a quelle concorrenti. Quindi si è innescato in realtà un processo virtuoso. Stessa cosa può avvenire qui. Nel momento in cui noi in Europa non abbiamo un cloud sviluppato come quello americano, piuttosto che probabilmente quello dell'Estremo Oriente, questo può portare e sta portando a ottimizzare le nostre risorse. Quando vado in America io mi meraviglio sempre perché quando vedo le macchine passare, sono macchine con cilindrate esagerate per noi, 5.000, eccetera. Il consumo elettrico di una casa americana è elevatissimo, i contratti partono da 10 kW. Noi in Europa abbiamo macchine più piccole e contratti più piccoli. Perché? Perché il costo elevato ci ha imposto di avere apparecchiature con risparmio di energia. Stesso discorso sta succedendo per l'intelligenza artificiale. Questo è secondo me un campo di ricerca e di sviluppo molto interessante anche negli anni a venire. Grazie.